Immaginate un mondo in cui l'umanità ha lasciato segni così straordinari che la loro grandezza ha attraversato millenni, ispirando miti, leggende e sogni. Le sette meraviglie del mondo antico non erano solo capolavori di ingegneria e arte, erano il simbolo della civiltà, della potenza e dell'ambizione umana. Dalla maestosità della piramide di Cheope, unica testimone sopravvissuta di quel glorioso passato, alla breve e tragica esistenza del Colosso di Rodi, l'ultima meraviglia a essere costruita e la prima ad andare distrutta. Ognuna racconta una storia di genio, sacrificio e caducità. In questo viaggio esploreremo le loro origini, la loro magnificenza e i misteri che ancora avvolgono queste opere immortali. La piramide di Cheope è la più antica e più grande delle tre piramidi principali della necropoli di Giza. È la più antica delle sette meraviglie del mondo antico, nonché l'unica arrivata ai giorni nostri. È costituita da almeno 2.300.000 blocchi, ciascuno mediamente del peso di circa 2 tonnellate e mezza, e secondo gli egittologi fu edificata in un lasso di tempo tra i 15 e i 30 anni. Gli stessi inoltre ritengono che la piramide sia stata costruita come sepolcro del faraone Cheope, regnante della quarta dinastia intorno al 2560 a.C. Al momento della costruzione, la grande piramide aveva un'altezza di circa 147 metri, ridotta ai 139 attuali a causa dei fenomeni atmosferici. Per oltre 3800 anni è stata la più alta struttura artificiale del mondo, fino a quando, intorno al 1300, venne eretta alla guglia centrale della cattedrale di Lincoln, in Inghilterra. In origine, la piramide era ricoperta da un rivestimento di calcare bianco con superficie esterna liscia. Tuttavia, a causa di un terremoto avvenuto nel XIV secolo, tale copertura si sgretolò e venne in seguito adoperata per la costruzione di edifici nella città del Cairo. Solo alcune pietre del rivestimento sono tuttora visibili attorno alla base. La maggior parte della piramide, sia nella parte visibile all'esterno che nelle strutture interne, è composta da pietre calcaree grossolanamente sbozzate nelle parti esterne oggi visibili, mentre nelle parti a vista dell'interno sono tagliate con grande accuratezza, spesso millimetrica, ed altrettanto sapientemente posizionate secondo la tecnica dell'aggetto. Tuttavia è stato adoperato anche il granito, come nel rivestimento della cosiddetta Camera del Re e nella struttura del presunto sarcofago che si trova al suo interno. Nella Grande Piramide sono state scoperte 3 camere. La più bassa, detta Camera Ipogea, si trova sottoterra, scolpita nella viva roccia su cui la piramide è stata costruita e appare incompiuta. Più in alto si trovano nell'ordine la cosiddetta Camera della Regina e ancora più in alto la cosiddetta Camera del Re. Il complesso originariamente comprendeva 2 templi mortuari in onore di Cheope, uno in prossimità della piramide e uno vicino al Nilo. 3 piramidi più piccole, dette secondarie per le regine di Cheope. Una più piccola piramide satellite, una strada rialzata detta rampa processionale per collegare i 2 templi e piccole mastabe per i nobili. All'interno della grande piramide non è stato trovato né il feretro né il corredo funerario, fatto questo di per sé non sorprendente, poiché quasi tutte le sepolture reali dell'antico Egitto sono state saccheggiate dai tombaroli già nell'antichità. Tuttavia, questo elemento, unito alla mancanza di decorazioni o geroglifici nei vani interni e alle gigantesche dimensioni dell'opera, ha fatto nascere un vasto dibattito con un certo numero di teorie, non accreditate dalla maggior parte della comunità scientifica archeologica, sul fatto che le piramidi non avessero la funzione di tombe.
Secondo la tradizione, vennero edificati intorno al 590 a.C. dal re Nabucodonosor II, nell'antica città di Babilonia, vicino all'odierna Baghdad. Alcuni storici, tuttavia, non sono certi della loro localizzazione e persino della loro reale esistenza. La questione della localizzazione dei giardini è ancora oggi irrisolta e gli studi ancora in corso hanno lasciato emergere le più varie ipotesi, tra cui anche quella che Babilonia non ospitasse affatto una delle 7 meraviglie del mondo antico, poiché le fonti antiche, pur concordando nella descrizione dei giardini, non ne forniscono alcuna localizzazione precisa all'interno della città. Una prima teoria fu fornita dall'archeologo tedesco Robert Koldewey, il primo a condurre scavi sul sito tra il 1890 e il 1917 d.C. Egli teorizzò che i giardini dovessero trovarsi nell'angolo nordorientale del palazzo meridionale, poiché in quel luogo egli aveva portato alla luce un'enorme struttura coperta da volte a botte e composta da 14 stanze, cui il muro stesso di recinzione faceva da delimitatore. Determinante fu il ritrovamento in uno di questi ambienti di un pozzo con dei fori, prontamente ricondotto al sistema di approvvigionamento idrico. Tale teoria aveva però il suo limite nella lontananza del sito dall'Eufrate, cui l'acqua veniva attinta per l'irrigazione, e nel fatto che l'accesso ai giardini poteva avvenire solo attraversando stanze private e uffici. Inoltre, con il proseguire degli scavi, sembra più plausibile che le stanze portate alla luce da Koldewey fossero ambienti destinati allo stoccaggio di merci. Una seconda teoria fu avanzata da Donald John Wiseman, che colloca i giardini sopra e a settentrione della grande muratura a ovest del Palazzo Sud, dalla quale si sarebbero estesi i giardini presso le rive dell'Eufrate. Nella prima metà degli anni 90, lo studioso Stevenson propose un'altra tesi. Egli affermava che i giardini non potessero trovarsi dove indicava il Wiseman, poiché all'epoca di costruzione l'Eufrate aveva già coperto la zona in questione. Secondo lui, i giardini sarebbero stati un edificio a terrazze indipendente ma molto vicino al palazzo meridionale e probabilmente a sud di esso. Di questa struttura non abbiamo a tutt'oggi traccia alcuna. Da studi più recenti è emersa anche la teoria sostenuta da Stephanie Dalley, secondo cui i giardini non sarebbero stati affatto situati in Babilonia, ma nella vicina città di Ninive. La Dalley ravvede nelle fonti classiche una confusione tra Babilonia e Ninive, dovuta al fatto che il passaggio dal potere assiro a quello babilonese non fosse stato percepito come una soluzione di continuità dagli autori classici, che continuavano ad individuare un generico regno di Assiria che aveva semplicemente cambiato capitale. Inoltre le fonti babilonesi tacciono del tutto riguardo all'esistenza stessa dei giardini, mentre le fonti assire testimoniano di importanti lavori idrici a Ninive. Considerando che all'epoca l'utilizzo del terreno con colture diverse da quelle agricole era sicuramente inusuale, la progettazione dei giardini fu un'operazione culturale di largo respiro. Fu creato un orto botanico con flora non originaria della zona ed abituata a climi più umidi. Per irrigare i giardini con la frequenza e la quantità di acqua necessaria, fu costruito un complesso sistema idraulico che, tra l'altro, doveva sollevare l'acqua dal fiume. I terrazzamenti per ricavare i giardini furono costruiti interamente in pietra e vengono citati anche da Erodoto. Il tempio di Artemide o Artemisio era un tempio ionico dedicato alla dea Artemide, situato nella città di Efeso, nell'attuale Turchia, a circa 50 km dalla città di Smirne. Per le sue enormi dimensioni e la ricchezza delle decorazioni, fu considerato uno delle 7 meraviglie del mondo antico, ma ne rimangono oggi solo minimi resti. Il tempio fu bruciato il 21 luglio del 356 a.C. da Erostrato, che ambiva in questo modo di passare alla storia. Il tempio era ancora in rovina quando lo stesso Alessandro lo visitò nel 334 a.C. e propose agli Efesini di finanziarne la ricostruzione. Tuttavia i cittadini di Efeso rifiutarono, poiché
era ingiusto che un dio, come veniva considerato Alessandro, presentasse dei doni a un altro dio. La ricostruzione, finanziata dalle donazioni dei cittadini, fu completata nella prima metà del III secolo a.C. Il tempio sopravvisse a un incendio all'epoca dell'imperatore Augusto e venne distrutto a seguito dell'invasione dei Goti nel 263 d.C. I suoi marmi furono reimpiegati per la costruzione della chiesa di San Giovanni a Efeso e della basilica di Santa Sofia a Costantinopoli. Il tempio di Artemide cadde in rovina o fu definitivamente distrutto nel 401 d.C. Secondo alcune fonti fu distrutto dai cristiani per ordine del vescovo Giovanni Crisostomo. Gli Atti degli Apostoli riferiscono della contrapposizione fra la comunità giudaica ellenizzata e i cristiani convertiti dall'apostolo Paolo già nel I secolo. La statua di Zeus Olimpio era una scultura criso-elefantina alta circa 12 metri, realizzata dallo scultore ateniese Fidia nel 432 a.C. e collocata nella navata centrale del tempio di Zeus a Olimpia. Oggi scomparsa, nell'antichità venne considerata una delle 7 meraviglie del mondo. A completamento del Grande Tempio, la cui costruzione terminò verso il 456 a.C., fu chiamato ad Olimpia intorno all'anno 436 lo scultore Fidia. Tra il completamento del tempio e la commissione della statua trascorsero 20 anni. I sacerdoti di Olimpia scelsero di affidare il lavoro a Fidia solo dopo l'inaugurazione ad Atene della sua Athena Parthenos, statua di culto all'interno del Partenone ad essa dedicato nel 438 a.C. A disposizione dello scultore fu messo un edificio a ovest del tempio in cui sono rimaste tracce e reperti dei materiali impiegati: avorio, ceramica, pasta vitrea e ossidiana, punteruoli, palette, martelli, lamine di piombo e altro. Fidia operò probabilmente con numerosi aiuti e completò l'opera intorno al 433 a.C., visto che l'anno seguente tornò ad Atene. La statua rimase nel santuario per oltre 800 anni, suscitando sempre stupore e meraviglia nei fedeli. L'imperatore romano Caligola, secondo Svetonio, cercò inutilmente di impossessarsi della statua con ogni mezzo per portarla a Roma. Secondo la tradizione che risale a Cedreno, storico bizantino all'inizio del V secolo, quando il santuario era ormai in abbandono, la statua entrò a far parte della collezione di opere d'arte pagane di Lauso, che le pose nel proprio palazzo a Costantinopoli, il quale andò distrutto assieme alla collezione nell'incendio del 475. Il santuario è rimasto distrutto, probabilmente a seguito dell'incendio dello stesso provocato in base a un editto di Teodosio II. Fino al 1955-56 gli unici documenti materiali o iconografici relativi alla statua di Zeus consistevano in monete romane e gemme incise, ma in quegli anni furono scoperte, nei pressi del luogo che era stato identificato come la bottega di Fidia, le matrici di terracotta che erano state usate per la lavorazione del manto, sulle quali cioè le lamine d'oro erano state martellate pezzo per pezzo. Grazie alle matrici si vide anche come le lamine d'oro venissero decorate con frammenti di vetro. Il mausoleo di Alicarnasso è la monumentale tomba che Artemisia fece costruire per il marito, nonché fratello Mausolo, satrapo della Caria ad Alicarnasso, l'attuale Bodrum, in Turchia, tra il 353 e il 350 a.C. Era una delle 7 meraviglie del mondo antico. Fu distrutto da un terremoto e oggi sono visibili solo alcune rovine. Tali erano la magnificenza e l'imponenza della tomba di Mausolo che il termine mausoleo venne poi usato per indicare tutte le grandi tombe monumentali. Il mausoleo fu lasciato intatto anche quando Alessandro Magno conquistò Alicarnasso nel 334 a.C., così come durante gli attacchi dei pirati nel 62 e nel 58 a.C. Ma dopo ben 16 secoli di esistenza,
Una serie di terremoti distrusse le colonne portanti e fece crollare il carro di bronzo. Nel 1404 l'unica parte riconoscibile era la base del mausoleo. L'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Rodi invase in seguito la regione e costruì il castello San Pietro a Bodrum e, quando decisero di fortificarlo nel 1494, usarono le pietre del mausoleo. Nel 1522 le voci di un'invasione ottomana convinsero i crociati a rafforzare il castello usando gran parte dei resti della tomba come materiale per le mura. Ad oggi si vedono ancora delle sezioni di marmo ripulito dal mausoleo. Solimano il Magnifico conquistò la base dei Cavalieri sull'isola di Rodi e i crociati dovettero spostarsi prima in Sicilia per un breve tempo e poi permanentemente a Malta, lasciando il castello e Bodrum in mano ottomana. Nel 1856 fu l'archeologo inglese Charles Thomas Newton a localizzare il sito del mausoleo e a scoprirne i resti a Bodrum. Alcuni resti del mausoleo, soprattutto i resti dei cavalli e della quadriga che vi era alla sua sommità, sono conservati e visibili al British Museum di Londra, dove vi è anche un'impressionante spiegazione delle proporzioni dell'opera, partendo dalle dimensioni dei resti dei cavalli lì esposti. Il Colosso di Rodi era un'enorme statua di bronzo del dio Elio, situata nel porto di Rodi nel III secolo a.C. Secondo studi contemporanei, il colosso non si sarebbe trovato all'accesso del porto, come porta d'ingresso per le navi, ma era collocato su un pilastro all'interno di quella che è conosciuta come Città Vecchia o Acropoli di Rodi, che divenne in seguito la città dei Cavalieri di Malta, in posizione sopraelevata sulla collinetta subito antistante al porto, in modo che fungesse da faro. Nel 305 a.C., Demetrio I Poliorcete, figlio di un successore di Alessandro Magno, invase Rodi con un'armata di 40.000 uomini. La città di Rodi era ben difesa e Demetrio costruì delle enormi catapulte montate sulle navi per distruggere le mura della città. Dopo che una tempesta gli distrusse le navi, fu costretto a costruire una torre d'assedio ancora più grande delle precedenti catapulte. I rodiesi allagarono il terreno prospiciente le mura, impedendo alla torre d'assedio di muoversi e rendendola inoffensiva. L'assedio terminò nel 304 a.C., quando il generale Politemo arrivò con una flotta in difesa della città e Demetrio dovette ripiegare abbandonando la maggior parte dell'equipaggiamento. Per celebrare la loro vittoria, i rodiesi decisero di costruire una gigantesca statua in onore di Elio, il loro dio protettore. La costruzione fu affidata a Carete di Lindo, che aveva già costruito statue di ragguardevoli dimensioni. Il suo maestro, Lisippo, aveva costruito una statua di Zeus nell'antica agorà di Taranto, famosa per la sua altezza pari a 40 cubiti, circa 18 metri. La statua sarebbe stata alta circa 32 metri. Secondo l'opinione di alcuni storici, la struttura era costituita da colonne di pietra con delle putrelle di ferro inserite al suo interno, a cui venivano agganciate le piastre di bronzo del rivestimento esterno. Per costruirla fu usata come impalcatura la torre di assedio abbandonata sul posto da Demetrio. La costruzione terminò nel 293 a.C., dopo 12 anni. La statua restò in piedi per 67 anni, finché Rodi fu colpita da un terremoto nel 226 a.C. che la fece crollare. La statua rimase in terra, spezzata in più pezzi. Il re d'Egitto Tolomeo III si offrì di pagare la ricostruzione, ma i rodiesi rifiutarono, temendo l'ira del dio Elio a seguito della ricostruzione, la quale veniva interpretata come un'offesa nei riguardi del dio. Tuttavia, nel 653 Rodi fu conquistata dagli arabi e questi ultimi portarono via la statua tagliandola in un numero imprecisato di blocchi e vendendola a un ebreo di Emesa, di cui si persero ben presto le tracce. Secondo alcune ricostruzioni tradizionali, il colosso di Rodi doveva raffigurare il dio Elio con le gambe divaricate e i piedi poggiati alle estremità del porto di Mandrachi,
dove ora sono presenti le due colonne su cui poggiano dei daini in bronzo, ed essere alto al punto da permettere il transito delle navi all'interno del porto. Infatti si dice che fungesse anche da faro. Questa immagine tradizionale rispecchia una teoria ormai superata, dato che, per garantire il passaggio delle navi, le dimensioni della statua sarebbero state chiaramente insufficienti. Le ipotesi più recenti, basate su alcune copie romane marmoree della statua di Elio, ritengono che il colosso di Rodi avesse una corona raggiata e un braccio sollevato, per cui nella postura sarebbe stato simile all'attuale statua della Libertà. Il faro di Alessandria era un edificio costruito sull'isola di Faro, nel porto della città di Alessandria, nel III secolo a.C., sotto il regno tolemaico d'Egitto. Considerato uno delle 7 meraviglie del mondo, nonché una delle realizzazioni più avanzate ed efficaci della tecnologia ellenistica, rimase in funzione fino al XIV secolo, quando venne distrutto da 2 terremoti. Con la creazione del regno tolemaico d'Egitto nel 305 a.C., il nuovo sovrano Tolomeo I avviò nella capitale Alessandria un ampio programma di edilizia pubblica monumentale, portato avanti anche dal suo figlio e successore Tolomeo II. Sull'estremità esterna dell'isola di Faro, che separava il porto di Alessandria dal Mar di Levante e collegata alla terraferma attraverso l'Epta Stadion, venne avviata la costruzione dell'alta struttura, il cui scopo era quello di aumentare la sicurezza del traffico marittimo in entrata e in uscita, reso pericoloso dai numerosi banchi di sabbia nel tratto di mare prospiciente il porto e dall'assenza di rilievi orografici. I lavori ebbero inizio intorno al 300 a.C. e terminarono circa 20 anni più tardi. L'edificio costò circa 800 talenti e fu dedicato a Zeus Sotere, vista la sua funzione di guida e protezione dei marinai. Incerto nella storia della costruzione è il ruolo svolto da Sostrato di Cnido, a cui era dedicata un'iscrizione sulle pareti esterne. Alcune fonti lo indicano come finanziatore dell'opera, che tuttavia ebbe un costo troppo elevato per essere totalmente pagata da un privato, mentre altri affermano che fosse l'architetto della struttura. La nuova struttura consentiva di segnalare la posizione del porto alle navi, di giorno mediante degli speciali specchi di bronzo lucidato che riflettevano la luce del sole fino al largo, mentre di notte venivano accesi dei fuochi. Non si hanno tuttavia descrizioni esatte del suo funzionamento, probabilmente a causa della riservatezza che, come spesso avvenne in seguito nel mondo ellenistico, era mantenuta sugli impianti di tecnologia avanzata. Si può comunque supporre che il fascio luminoso del faro venisse rafforzato dall'uso di specchi parabolici, tecnica tipicamente applicata nell'era moderna. Inoltre, la forma cilindrica del contenitore della sorgente di luce induce a pensare che dal faro provenisse un fascio di luce girevole, più utile per i naviganti di una sorgente fissa. La costruzione si rivelò di grande utilità e indusse a costruire analoghi fari in vari altri porti del Mar Mediterraneo ellenistico, ma nei secoli successivi queste tecnologie andarono perdute, come gran parte della cultura scientifico-tecnologica ellenistica. Si riprese a costruire dei fari solo nel XII secolo. La prima lanterna di Genova è realizzata nel 1128 o nel 1139, ma senza riflettori basati sulla teoria delle coniche. Questi verranno recuperati solo nei primi decenni del XVII secolo, in particolare da Bonaventura Cavalieri, e consentiranno la costruzione dei primi fari moderni alla fine del secolo. Ad eccezione della piramide di Cheope, il faro fu la più longeva delle 7 meraviglie. Rimase infatti in funzione per 16 secoli, fino a quando, nel XIV secolo, 2 terremoti, quello di Creta del 1303 e uno successivo nel 1323, lo danneggiarono irreparabilmente. Nel 1326 Ibn Battuta, giunto una prima volta ad Alessandria, descrisse la struttura come conservata solo nella base quadrata, affermando anche che quando vi tornò nel 1349 la trovò in grave rovina rispetto alla prima visita.
Nel 1480 il sultano d'Egitto Qaitbay utilizzò le sue rovine per la costruzione di un forte nelle vicinanze. Le nuove sette meraviglie del mondo, conosciute anche come le sette meraviglie del mondo moderno, sono sette opere architettoniche che idealmente richiamano l'antico elenco canonico delle sette meraviglie del mondo risalente al III secolo a.C. Il concorso per la selezione dei siti è stato organizzato da una società a scopo di lucro svizzera chiamata New Open World Corporation e l'iniziativa non è legata all'UNESCO. Durante i giochi della 27ª Olimpiade svoltisi nel 2000 a Sydney, lo svizzero-canadese Bernard Werber ha lanciato un referendum mondiale via internet per determinare le nuove 7 meraviglie del mondo fra 17 opere architettoniche. L'iniziativa ha raccolto ben presto un enorme successo, tanto che in seguito a notevoli pressioni delle opinioni pubbliche dei paesi di tutto il mondo, la lista è aumentata fino a superare il numero di 150, mentre la chiusura del sondaggio è stata ripetutamente posticipata. A partire dal 2004, in alcuni paesi i voti sono potuti pervenire anche via telefono o via SMS. Durante i giochi della 28ª Olimpiade nel 2004 ad Atene è stata resa nota la nuova strutturazione dell'iniziativa. La prima fase della votazione è terminata il 24 dicembre 2005. Le prime 77 opere in ordine di voti sono state sottoposte al vaglio di 7 giudici internazionali, fra cui l'ex presidente dell'UNESCO Federico Mayor. Tra le 77 candidate erano 3 le costruzioni presenti in Italia: il Colosseo, quarto più votato, la Torre Pendente di Pisa, settima più votata, e il Palazzo Ducale di Venezia, 26esimo. Nella lista delle candidate erano presenti e classificate come costruzioni italiane anche la Basilica di San Pietro, 61esima, e la Cappella Sistina, 69esima, che tuttavia sorgono sul suolo della Città del Vaticano. Il 1 gennaio 2006 i 7 giudici hanno reso note le 21 opere finaliste. La scelta ufficiale delle nuove 7 meraviglie del mondo è avvenuta a Lisbona il 7 luglio 2007, scelta per la ricorsività del numero 7, 07 07 07. L'iniziativa era principalmente a scopo di lucro, poiché le selezioni erano svolte mediante voti gratuiti o a pagamento. Su tali selezioni, i primi voti erano infatti gratuiti e riservati a membri registrati, che potevano successivamente guadagnare voti aggiuntivi per votare anche più volte lo stesso monumento, mediante pagamento di una somma alla New Open World Corporation. Questa, in aggiunta, si è finanziata con donazioni private, vendita di prodotti promozionali e con i ricavati sui diritti televisivi. La stessa società promotrice non è classificata come no profit o fondazione. La società che ha curato il concorso ha risposto alle critiche annunciando che avrebbe impiegato metà del denaro ricavato per finanziare diverse opere di restauro, tra cui quella per le statue dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan. Petra è un sito archeologico della Giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale Amman, costruito 2000 anni fa, in un bacino tra le montagne a est del Wadi Araba, la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al golfo di Aqaba del Mar Rosso. Verso l'VIII secolo, Petra fu abbandonata in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi naturali. E benché le antiche cavità abbiano ospitato famiglie beduine fino ad anni recenti, fu in un certo senso dimenticata fino all'epoca moderna. Il complesso archeologico fu rivelato al mondo occidentale dall'orientalista svizzero Burckhardt nel 1812. Le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un monumento unico, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO il 6 dicembre 1985. Anche la zona circostante dal 1993 è Parco Nazionale Archeologico.
Petra è situata a metà strada tra il Golfo di Aqaba e il Mar Morto, a un'altitudine tra 800 e 1396 metri sul livello del mare nella regione montagnosa di Edom, a est del Wadi Araba, a circa 3 ore di strada da Amman. La città più vicina è Wadi Musa. La posizione e la disponibilità di acqua fecero questo luogo propizio allo sviluppo e alla prosperità di una città. È accessibile solo da nord-ovest, attraverso uno stretto sentiero di montagna, e da est attraverso un canyon lungo circa 1,5 km e profondo fino a 200 metri, il Sikh, che ospitava la principale strada di accesso. La Grande Muraglia consiste in una lunghissima serie di mura situate nell'odierna Cina. È stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1987. Fu costruita a partire dal 214 a.C. circa per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, primo imperatore della dinastia Qin, lo stesso a cui si deve il cosiddetto esercito di terracotta di Xi'an, per difendere l'impero dalle popolazioni nomadi e in particolare dai pericolosi Unni. La sua lunghezza è stata considerata fino a poco tempo fa di 6.350 km, con altezze variabili. Dalle misurazioni effettuate nel 2012, con più recenti strumentazioni tecnologiche, la Grande Muraglia risulterebbe lunga 8.851 km, di cui circa 350 km di trincee e circa 2.250 km di difese naturali, con uno sviluppo complessivo di circa 21.000 km, misurandone tutte le ramificazioni. Ai cinesi erano familiari le tecniche per costruire le mura già dal periodo tra l'VIII e il V secolo a.C. Durante questo periodo e il successivo periodo dei regni combattenti, gli stati di Qin, Wei, Zhao, Qi, Yan e Zhongshan costruirono ampie fortificazioni per difendere i propri confini. Costruite per resistere all'attacco di armi come spade e lance, fra queste pareti furono inserite terra e ghiaia. Qin Shi Huang prevalse su tutti gli stati avversari e unificò la Cina nel 221 a.C., istituendo la dinastia Qin. Con l'intenzione di imporre il dominio centralizzato e di prevenire il riemergere dei signori feudali, ordinò la distruzione delle sezioni di muro che dividevano il suo impero lungo i precedenti confini statali. Per definire e difendere il territorio dell'impero rispetto al popolo Xiongnu del nord, ordinò la costruzione di nuove mura per collegare le restanti fortificazioni lungo la frontiera settentrionale dell'impero. Trasportare la grande quantità di materiali necessari per la costruzione era difficile, quindi i costruttori cercarono sempre di utilizzare risorse locali. Le pietre delle montagne furono utilizzate sulle catene montuose, mentre la terra battuta fu utilizzata per la costruzione in pianura. Non sono stati rinvenuti documenti storici intatti che indichino l'esatta lunghezza e il corso delle mura della dinastia Qin. La maggior parte delle mura antiche si è erosa nel corso dei secoli. Il costo umano della costruzione non è noto, ma è stato stimato da alcuni autori che centinaia di migliaia, forse vicino al 1.000.000 di lavoratori, morirono nella costruzione delle mura durante la dinastia Qin. In seguito le dinastie del nord, fra cui la Han e la Sui, ripararono, ricostruirono e espansero varie sezioni della Grande Muraglia, pagando molto per difendersi dagli invasori del nord. Le dinastie Tang e Song non costruirono alcun muro nella regione in modo sostanziale. Le dinastie Liao, Jin, Yuan, che governarono la Cina settentrionale durante la maggior parte dei secoli dal X al XIII, costruirono alcune mura difensive nel XII secolo, situate comunque molto a nord della Grande Muraglia, nell'odierna Mongolia, sia interna che esterna. Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio, è il più grande anfiteatro romano del mondo, in grado di contenere un numero di spettatori stimato tra i 50.000 e gli 87.000, situato nel centro della città di Roma. È il più importante anfiteatro romano,
nonché il più imponente monumento dell'antica Roma che si è giunto fino a noi. Inserito nel 1980 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, insieme all'intero centro storico di Roma, alle zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia e alla Basilica di San Paolo fuori le mura, nel 2007, unico monumento europeo, è stato inserito fra le nuove 7 meraviglie del mondo. L'anfiteatro fu edificato in epoca Flavia su un'area al limite orientale del Foro Romano. La sua costruzione, iniziata da Vespasiano nel 70 d.C., fu conclusa da Tito, che lo inaugurò il 21 aprile nell'80 d.C. Ulteriori modifiche vennero apportate durante l'impero di Domiziano nel 90 d.C. L'arena all'interno misura 86 metri per 54, con una superficie di 3.357 metri quadrati. L'altezza attuale raggiunge 48 metri, ma originariamente arrivava a 52. La struttura esprime con chiarezza le concezioni architettoniche e costruttive romane della prima età imperiale, basate rispettivamente sulla linea curva e avvolgente offerta dalla pianta ellittica e sulla complessità dei sistemi costruttivi. Archi e volte sono concatenati tra loro in un serrato rapporto strutturale. Il nome Colosseo si diffuse solo nel Medioevo e deriva dalla deformazione popolare dell'aggettivo latino colosseum, traducibile in colossale o, più probabilmente, dalla vicinanza della colossale statua di Nerone che sorgeva nei pressi. Presto l'edificio divenne simbolo della città imperiale, espressione di un'ideologia in cui la volontà celebrativa giunge a definire modelli per lo svago e il divertimento del popolo. Anticamente era usato per gli spettacoli dei gladiatori e altre manifestazioni pubbliche, spettacoli di caccia, battaglie navali, rievocazioni di battaglie famose e drammi basati sulla mitologia classica. Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura venne riutilizzata nei secoli anche come cava di materiale. Oggi è un simbolo della città di Roma e una delle maggiori attrazioni turistiche sotto forma di monumento archeologico regolarmente visitabile. Nel 2012 le condizioni della struttura del Colosseo destarono preoccupazione in seguito a studi che avevano individuato oltre 3.000 lesioni e un esteso stato fessurativo. Inoltre venne rilevata un'inclinazione di 40 cm della struttura, probabilmente a causa di un cedimento della platea di fondazione su cui poggiava. Chichén Itzá è un importante complesso monumentale situato nel nord della penisola dello Yucatan. Le rovine, che si estendono su un'area di 3 km quadrati, appartenevano ad una grande città che fu uno dei più importanti centri della regione intorno al periodo epiclassico della civiltà Maya, fra il VI e l'XI secolo. Il sito comprende numerosi edifici, rappresentativi di diversi stili architettonici. Fra i più celebri si possono indicare la piramide di Kukulkan, nota come El Castillo, l'osservatorio astronomico, il Caracol e il Tempio dei Guerrieri. Il sito di Chichén Itzá è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1988. Costituisce una proprietà federale dello Stato del Messico ed è amministrato dall'Instituto Nacional de Antropología de Historia. Il nome Chichén Itzá deriva dalle parole Chi, bocca, e Chen, pozzo, e significa letteralmente alla bocca del pozzo degli Itzá. Gli Itzá erano un gruppo etnico che aveva una posizione politica ed economica predominante nella parte settentrionale dello Yucatan. A sua volta il nome Itzá viene in genere ricondotto a Itz, magia, e Ha, acqua, e tradotto in maghi o streghe dell'acqua. La città esisteva certamente prima dell'arrivo degli Itzá nella penisola e aveva un altro nome, come si desume per esempio da alcuni riferimenti nei libri di Chilam Balam. Il nome precedente potrebbe essere Uk Yabnal. La maggior parte delle fonti concordano che la prima parola indichi il numero 7, ma la seconda parte del nome è di traduzione incerta. In uno Yucatan prevalentemente arido, la presenza di 2 larghi e profondi pozzi naturali chiamati cenotes,
che forniscono acqua in abbondanza, ha reso il sito particolarmente attraente per l'insediamento. Dei due cenotes, il cenote sagrado è il più famoso. Secondo le fonti post-conquista sia Maya che spagnole, i Maya precolombiani compivano sacrifici al dio della pioggia Shak, gettando nel cenote sia manufatti che esseri umani. Il console statunitense Edward Herbert Thompson dragò il cenote negli anni tra il 1904 e il 1910, portando alla luce manufatti d'oro, di giada e di ceramica, così come resti umani con ferite compatibili con l'ipotesi dei sacrifici. Il Machu Picchu è un sito archeologico inca situato in Perù, nella valle dell'Urabamba, a circa 2430 metri sul livello del mare. Vista nell'immaginario collettivo come i resti di un'antica e fascinosa città perduta, la località è universalmente conosciuta sia per le sue imponenti e originali rovine, sia per l'impressionante vista che si ha sulla sottostante valle dell'Urabamba, circa 400 metri più in basso. È il terzo sito archeologico più grande del mondo, dopo gli scavi di Pompei e Ostia Antica. Nel 2003 le rovine sono state visitate da più di 400.000 persone e l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni ambientali che un tale numero di turisti può arrecare al sito. Le autorità peruviane, che ricavano notevoli vantaggi economici dal turismo, sostengono che non ci sono problemi e che l'estremo isolamento della valle dell'Urabamba limita di per sé il flusso turistico. Periodicamente viene proposta la costruzione di una funivia per raggiungere la città dal fondovalle, ma la proposta non è mai passata. La gola di Picchu, situata a metà strada fra le Ande e la foresta amazzonica, fu colonizzata da popolazioni montane non selvatiche provenienti dalle aree di Vilcabamba e della Valle Sacra nella regione di Cusco, in cerca di espansione oltre alle loro frontiere agricole. Le prove archeologiche indicano che l'agricoltura è praticata nella regione almeno dal 760 a.C. A partire dal periodo dell'Orizzonte Medio, dall'anno 900 d.C., si registra un'esplosione demografica di gruppi non documentati storicamente, ma probabilmente legati all'etnia Tampu dell'Urabamba. Questi popoli potrebbero aver fatto parte della federazione Ayarmaca, rivale dei primi Inca della regione di Cusco. In questo periodo si espanse considerevolmente la superficie agricola artificiale a terrazze. Tuttavia il sito specifico della città di Machu Picchu, la cresta rocciosa che unisce i monti Machu Picchu e Huayna Picchu, non reca traccia di edificazioni precedenti al XV secolo. Si suppone che la città fosse stata costruita dall'imperatore Inca Pachacutec intorno all'anno 1440 e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola del 1532. La posizione della città era un segreto militare ben custodito, in quanto i profondi dirupi che la circondano erano la sua migliore difesa naturale. Difatti, una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben 4 secoli, entrando nella leggenda. Scoperte archeologiche, unite a studi su documenti coloniali, mostrano che non si trattava di una normale città, quanto piuttosto di una specie di residenza estiva per l'imperatore e la nobiltà inca. Si è calcolato che potevano risiedere a Machu Picchu non più di 750 persone alla volta e, probabilmente, durante la stagione delle piogge o quando non c'erano nobili, il numero era ancora minore. La città fu riscoperta il 24 luglio 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell'ultima capitale inca, Vilcabamba. Bingham compì parecchi altri viaggi ed eseguì scavi fino al 1915. Solo più tardi si rese conto dell'importanza della sua scoperta e si convinse che Machu Picchu era quella che lui chiamava Vilcabamba. Di ritorno dalle sue ricerche, scrisse parecchi articoli e libri su Machu Picchu. Il più conosciuto fu La città perduta degli Inca. Paradossalmente Vilcabamba non era Machu Picchu. L'ultima capitale corrispondeva a Espiritu Pampa, nascosta nella giungla a poche centinaia di metri da dove era arrivato Bingham.
Nel 2008 una serie di documenti rinvenuti negli archivi americani e peruviani da alcuni studiosi internazionali, tra cui lo storico statunitense Paulo Greer, rivelarono che Machu Picchu fu scoperta nella seconda metà dell'Ottocento dal tedesco Augusto Berns, che vi costituì una società per sfruttarne le ricchezze. Avvenne nel 1867, 44 anni prima che Bingham la rivelasse al mondo occidentale. L'obiettivo di Greer e dei suoi colleghi era il ritrovamento dei tesori perduti, molti dei quali potrebbero essere finiti in collezioni private. Il Taj Mahal è un mausoleo situato ad Agra, nell'India settentrionale, costruito nel 1632 dall'imperatore Moghul Shah Jahan, in memoria dell'amatissima moglie Arjumand Banu Begum, meglio conosciuta come Mumtaz Mahal. Nonostante vi siano molti dubbi riguardo al nome dell'architetto che lo progettò, generalmente si tende a considerare Ustad Ahmad Lahouri il padre dell'opera. Compreso dal 9 dicembre 1983 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, è da sempre considerata una delle più notevoli bellezze dell'architettura musulmana in India. L'origine è ancora oggi incerta. È credenza generale che Taj Mahal, il cui significato letterale è Palazzo della Corona, sia una versione abbreviata del nome di Mumtaz. Spesso al giorno d'oggi ci si riferisce ad esso chiamandolo semplicemente il Taj. Arjumand Banu Begum, conosciuta anche con il nome di Mumtaz Mahal, che in persiano significa la luce del palazzo, morì nel 1631 dando alla luce il 14° figlio dell'imperatore. L'imperatore ordinò la costruzione del mausoleo per mantenere una delle 4 promesse che aveva fatto alla moglie quando ella era ancora in vita. Inizialmente fece seppellire la moglie nel luogo della sua morte, ma quando si rese conto che trasferire tutto il marmo necessario alla costruzione fin lì sarebbe stata un'impresa proibitiva, decise di spostare i lavori ad Agra. I lavori di costruzione del mausoleo durarono 22 anni, dal 1632 al 1654. Tra le 20.000 persone che vi presero parte si contano anche numerosi artigiani provenienti dall'Europa e dall'Asia centrale. L'architetto incaricato di realizzare il Taj Mahal è tuttora sconosciuto. La maggior parte degli studiosi attribuisce la paternità dell'opera a Ustad Ahmad Lahouri, ma alcuni parlano del persiano Ustad Isa. Anche Geronimo Veroneo è indicato come uno dei possibili architetti, per quanto non ci siano prove certe su questo argomento. La cupola centrale si deve all'architetto ottomano Ismail Khan. Il Taj Mahal venne costruito utilizzando materiali provenienti da ogni parte dell'India e dell'Asia. Oltre 1.000 elefanti e bufali vennero impiegati durante le costruzioni per il trasporto delle materie prime. Il marmo bianco venne portato da Makrana, il diaspro dal Punjab, e la giada e il cristallo dalla Cina. I turchesi erano originari del Tibet e i lapislazzuli dell'Afghanistan. Gli zaffiri venivano da Sri Lanka e la corniola dall'Arabia. In tutto 28 diversi tipi di pietre preziose e semipreziose vennero incastonati nel marmo bianco per un costo totale stimato all'epoca intorno ai 32 milioni di rupie, che sarebbero circa 70 miliardi di rupie indiane, e cioè circa 952 milioni di dollari americani. L'unico materiale locale utilizzato fu l'arenaria rossa, che decora le diverse strutture del complesso. Per i lavori di costruzione, invece di utilizzare bambù per realizzare le impalcature, come era di tradizione in quelle zone, furono utilizzati mattoni. Al termine dei lavori, l'enorme impalcatura doveva essere smantellata e per alcuni questa operazione avrebbe richiesto all'incirca 5 anni. Per risolvere questo problema, l'imperatore stabilì che chiunque avrebbe potuto prendere per sé i mattoni dalle impalcature. Secondo la tradizione, in una notte l'intera impalcatura fu smantellata. Subito dopo la fine della costruzione del Taj Mahal, Shah Jahan fu deposto dal figlio ed imprigionato. In questo stesso periodo, la capitale dell'impero Moghul fu spostata da Agra a Delhi,
facendo diminuire notevolmente l'importanza di questa città e l'attenzione delle autorità su di essa. A causa di un disinteresse durato diversi secoli, alla fine del XIX secolo, complici l'erosione e i ladri depredatori di tombe, la struttura versava in un grave stato di abbandono. Durante il governatorato inglese di Lord William Bentinck, inoltre, ci sarebbe stato un piano per demolire il Taj Mahal al fine di recuperare i marmi di cui è ricoperto e i terreni da utilizzare poi per la coltivazione. Secondo alcuni, tuttavia, questa sarebbe solo una voce messa in giro in quel periodo per screditare l'immagine del poco amato governatore Lord Bentinck. Questo periodo di abbandono e disinteresse terminò con la nomina a viceré dell'India dell'inglese Lord George Nathaniel Curzon nel 1899, che avviò un restauro dell'intera struttura terminato nel 1908. Durante il XX secolo l'edificio fu molto curato. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, il governo indiano eresse un'impalcatura intorno alla struttura per difenderla da eventuali danni provocati da attacchi aerei da parte dei tedeschi prima e dei giapponesi poi. Tale precauzione fu presa anche durante la guerra tra India e Pakistan tra il 1965 e il 1971. Negli ultimi anni il Taj Mahal ha dovuto affrontare tuttavia un nemico molto più subdolo: l'inquinamento. A causa delle polveri sottili, infatti, il candido marmo di cui è ricoperto si sta ingiallendo. Al fine di risolvere questo problema, oltre alle normali operazioni di pulitura regolarmente commissionate dal governo indiano, dovrebbe essere fatto un intervento di trattamento dei marmi con dell'argilla, materiale non corrosivo né abrasivo, dal costo di oltre $200.000, che dovrebbe richiedere 2 o 3 mesi ed essere ripetuto ogni 3 anni. Per evitare un intervento così dispendioso, oltretutto da ripetersi così spesso, le autorità locali hanno messo in atto delle misure di prevenzione. Una legge, infatti, vieta di costruire industrie inquinanti nell'area attorno al Taj Mahal. Il Cristo Redentore è una statua in stile déco rappresentante Gesù di Nazareth, che si trova nella città brasiliana di Rio de Janeiro, collocata sulla cima del monte Corcovado. La statua è alta 38 metri, di cui 8 fanno parte del basamento. Il monumento è un santuario cattolico e l'Arcidiocesi di Rio de Janeiro gestisce la statua e la cappella situata all'interno del suo piedistallo, oltre ad essere responsabile delle celebrazioni e della manutenzione del complesso. Il diritto di gestione della statua è stato concesso dall'Unione dell'Arcidiocesi di Rio negli anni 30, ma l'accesso alla statua e l'amministrazione dell'altopiano in cui si trova sono affidati al Parco Nazionale di Tijuca, un'unità federale di conservazione gestita dall'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità. La statua, fatta di calcestruzzo e pietra saponaria e costruita fra il 1922 e il 1931, è un simbolo della città e del Brasile e rappresenta Cristo Redentore dell'umanità. Ai piedi della statua è posta una targa messa dalla comunità italiana nel 1974 in occasione del centenario della nascita di Guglielmo Marconi, per commemorare l'accensione delle lampade della statua tramite un impulso radio da Pisa da parte dello scienziato italiano il 12 ottobre 1931. L'idea di costruire una statua in cima al Monte Corcovado nacque intorno al 1850, quando il prete cattolico Pedro Maria Bosch chiese alla principessa Isabella dei fondi per la costruzione di un grande monumento religioso. Quest'ultima non era molto d'accordo con questa idea, che fu completamente abbandonata nel 1889, quando il Brasile divenne una repubblica e si ebbe la separazione tra Stato e Chiesa. Una seconda proposta per la costruzione della statua fu lanciata dall'Arcidiocesi di Rio de Janeiro nel 1921. Si organizzò un evento chiamato Settimana del Monumento per la raccolta dei fondi necessari alla sua costruzione, i quali giunsero in larghissima parte da cattolici brasiliani. Il progetto di questa costruzione doveva contenere una rappresentazione del simbolo cristiano della croce e il Cristo doveva avere nelle mani un globo ed essere situato su un basamento rappresentante il mondo. Tuttavia, fu scelto il progetto del Cristo con le braccia aperte. Il monumento fu progettato dallo scultore francese Paul Landowski
e come supervisore alla costruzione fu scelto l'ingegnere locale Heitor da Silva Costa. Un gruppo di tecnici studiò il progetto di Landowski e decise di sviluppare la struttura in calcestruzzo e pietra saponaria, anziché in acciaio, perché questo materiale è più adatto a strutture a forma di croce. Si decise inoltre di ricoprire lo strato esterno di un materiale al tempo stesso malleabile e resistente a condizioni climatiche estreme. Il volto della statua è opera dello scultore rumeno Gheorghe Leonida. Nell'ottobre del 2009, in occasione del 78° anniversario della statua, l'arcivescovo di Rio de Janeiro, Eusebio Oscar Schid, consacrò una cappella sotto la statua. Presso Maratea, in provincia di Potenza, sulla costa tirrenica lucana, si trova una statua simile a quella del Corcovado, ancorché leggermente più bassa. Si tratta del Cristo Redentore di Maratea. L'arcidiocesi di Rio e la città di Maratea sono gemellate dal 16 ottobre 2021. Le 7 meraviglie del mondo, antiche e moderne, sono molto più che pietre o monumenti. Sono la testimonianza della nostra sete di bellezza, del nostro desiderio di lasciare un segno e della nostra capacità di sfidare i limiti dell'immaginazione. Ogni meraviglia è un capitolo di una storia che continua a essere scritta, una storia che ci invita a riflettere su ciò che consideriamo straordinario oggi e su cosa potrebbe ispirare le generazioni future. Ma la meraviglia non si limita solo a questi simboli. Si trova in tutto ciò che costruiamo, scopriamo e sogniamo. Quali saranno le prossime meraviglie del mondo e soprattutto quali storie ancora non raccontate aspettano di essere portate alla luce? Forse la prossima grande scoperta o costruzione è già in corso e il nostro viaggio non finisce qui, ma si evolve, unendo passato, presente e futuro in un racconto infinito. Quali segreti o storie incredibili ci aspettano? La vera meraviglia è continuare a cercare.